Parlare della propria vocazione è sempre un po' delicato perché è qualcosa di profondamente intimo della propria esperienza umana e cristiana. Io ero un giovane come tanti altri, avevo tutto, mi ero appena diplomato e avevo iniziato una carriera universitaria, studiavo medicina. Avevo la fidanzata, avevo un lavoro part-time per mantenermi gli studi, avevo degli amici che sono ancora oggi i miei amici stupendi, che mi hanno aiutato davvero a crescere e a diventare quello che sono, ma tutto questo non mi bastava. È come se una inquietudine abitasse il mio cuore e che mi dicesse per che cosa e per chi vale la pena spendere la vita, che senso ha la mia vita. Come donare pienamente la mia vita. E così io mi sono imbattuto, senza che io conoscessi la figura di San Francesco, mi sono imbattuto per puro caso con un francescano durante una vacanza con la parrocchia, mi ha indirizzato a un convento vicino a dove abitavo e ho iniziato un percorso di discernimento, al termine del quale era chiaro per me che dovevo verificare fino in fondo questa chiamata, questo che io sentivo come desiderio di donare totalmente la mia vita al Signore. Sul piatto della bilancia, da una parte c'era tutto quello che io avevo e che avrei dovuto lasciare, e dall'altra parte c'era solo il Signore. Ma per me era chiaro che il Signore aveva un peso predominante e che non mi avrebbe tradito, non mi avrebbe deluso, e che quello che lasciavo in realtà non lo lasciavo, ma l'avrei riguadagnato in altri termini. Mi ricordo che il giorno della mia professione, cioè della mia consacrazione, ho scelto questa frase che riassume tutta la mia vocazione. È una frase del libro del profeta Geremia, che dice: «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Hai fatto forza e hai prevalso». La mia vocazione è tutta in questa frase. Un Signore Gesù che mi ha sedotto, che mi ha chiesto tanto, ma che in questa seduzione non mi ha mai deluso. Quando io poi sono entrato in convento da francescano, ho trascorso la mia vocazione all'interno della mia provincia religiosa e non avevo mai pensato alla Terra Santa. C'ero stato dopo gli studi teologici con la facoltà, avevamo fatto l'esperienza anche formativa in Terra Santa, avevo accompagnato un gruppo una volta, ma non avevo mai considerato questa vocazione alla Terra Santa, alla missione in Terra Santa. Se non che nel 2013 avevo un grande desiderio di spendere la mia vita anche in missione in Africa. Per ben 2 volte ho chiesto ai miei superiori di partire missionario per l'Africa e nel 2013 i miei superiori mi dissero che non avevano nulla in contrario, che potevo partire, ma che loro avevano bisogno di un nuovo commissario di Terra Santa e che lo proponevano a me. In quel momento è stato chiaro che era meglio accettare la proposta dei superiori che non seguire quello che avevo in mente io. È sempre più conveniente rispondere sì a quello che viene chiesto dai superiori, attraverso i quali si manifesta la volontà di Dio, anche se a volte è misteriosa, anche se a volte è dolorosa, e in quel momento ho detto sì, io non avrei mai pensato alla Terra Santa, non l'avrei mai chiesto, però capivo che era meglio dire di sì. E così mi si è aperto un mondo nuovo, inaspettato, e dopo 13 anni posso dire più conveniente anche la mia vita. E mi ricordo che, per rispondere alla vostra domanda, mi ricordo che subito dopo la mia nomina a commissario di Terra Santa venni qui a Roma a fare un corso di formazione per prepararmi a questa missione. E un giorno durante una pausa, prendendo l'ascensore alla facoltà all'Antonianum, la nostra pontificia università, presi l'ascensore con un frate che io non conoscevo e che non conosco tuttora, alto, un omone,
che guardandomi dall'alto mi disse: e tu chi sei? E io risposi: sono Fra Francesco, sono qui perché sono diventato commissario di Terrasanta e sto facendo un corso di formazione. E lui mi disse: ricordati che è l'ultima occasione che Dio ti dà per convertirti. Al che io pensai: speriamo che non sia l'ultima, perché altrimenti è veramente un problema, ma dopo tutti questi anni posso dire che è stata una frase profetica. Per me la Terrasanta ha spalancato la possibilità davvero di una nuova conversione per la mia vita, perché la Terrasanta ha significato per me rinnamorarmi del Vangelo, un Vangelo letto e vissuto attraverso delle coordinate geografiche, ma soprattutto il grande guadagno è un amore per Gesù uomo, perché la Terrasanta ti costringe a fare i conti con l'umanità di Gesù, perché ogni luogo ti parla di un fatto concreto, di un fatto carnale, di una presenza vera, reale. E questo per me è stato davvero significativo anche per la mia vocazione. Oltre al fatto che questa esperienza in Terrasanta poi mi ha allargato gli orizzonti anche del mio ordine, dell'internazionalità, dell'interculturalità, mi ha aperto la possibilità di incontrare popoli e culture diverse, e l'incontro con la diversità è sempre qualcosa che arricchisce, che fa crescere, e io non sarei quello che sono senza questi continui incontri con persone, culture e religioni diverse dalla mia. È una domanda prematura, nel senso che come faccio a dire dopo 3 giorni dalla mia nomina se ho dei progetti per i santuari di Terrasanta e luoghi santi? Sicuramente progetti, iniziative nasceranno all'interno di un confronto, di un lavoro secondo me fondamentale, che sarà un lavoro sinodale con i frati, con chi condividerà con me in prima persona la responsabilità di governo, quindi da chi poi verrà nominato vicario, dai discreti che verranno nominati, dalle indicazioni che nasceranno dal capitolo custodiale. Quindi è sicuramente prematuro rispondere a questo. Però una cosa è certa, almeno una realtà di cui sono profondamente convinto. Da quando la Chiesa, la Madre Chiesa ci ha affidato la custodia di quei luoghi, ci ha anche affidato un compito specifico, che è quello di esserci per pregare in quei luoghi. E mi ha sempre colpito un fatto che si trova nella tesi di dottorato di Fra Stefan. Fra Stefan ha fatto una tesi di dottorato sulla processione quotidiana che si svolge al Santo Sepolcro. E Fra Stefano ha messo in evidenza come ci sono stati periodi nella storia della Chiesa in Medio Oriente, in Terrasanta, in cui quei santuari sono stati per lunghi periodi, forse anche per anni, deserti, dove non c'erano pellegrinaggi, dove non c'erano pellegrini che potevano accedere a quei luoghi per diverse ragioni storiche, politiche. E quella processione, che era nata come servizio ai pellegrini che arrivavano, che venivano scortati da Acco a Gerusalemme e che in un giorno dentro nella Basilica del Santo Sepolcro potevano fare tutto il pellegrinaggio, lucrare tutte le indulgenze di cui avevano bisogno, quindi ecco perché anche all'interno della Basilica ci sono le diverse memorie. Quella processione che quotidianamente i frati facevano per i pellegrini, a un certo punto si sono trovati a farla senza pellegrini. E che cos'è che è successo? Si sono accorti che quella preghiera innanzitutto faceva bene a loro e hanno continuato fedelmente a farla anche senza pellegrini. Ecco, io credo questo. La prima cosa è che noi ci auspichiamo che prestissimo ritornino i pellegrini, così come è stato fino a qualche anno fa. Io ho accompagnato pellegrinaggi ogni mese per 12 anni della mia vita. E ho visto anche quei luoghi colmi di uomini e donne provenienti da tutto il mondo, che arricchiscono quei luoghi, ma arricchiscono anche l'esperienza umana e anche
sociale delle popolazioni che vivono in Terra Santa. È ovvio che auspichiamo questo, ma indipendentemente da questo noi abbiamo una missione che è quella di rimanere e pregare per tutto il mondo a nome di tutta la Chiesa in quei luoghi. Fa bene a noi e fa bene all'umanità, anche così come è stato durante il periodo del Covid. Tantissimi uomini, tantissime donne in tutte le parti del mondo sapevano che nei luoghi santi, nei luoghi della nostra redenzione, c'era qualcuno che pregava anche per loro. E questa è fonte di grande consolazione. Anche qui è una domanda molto prematura e quindi sicuramente mi inserirò molto delicatamente e anche molto umilmente nel solco tracciato dal mio predecessore, Fra Francesco Patton, che davvero è stato un custode esemplare da questo punto di vista, lui con tutti i suoi collaboratori e quindi anche in modo particolare con i suoi vicari che si sono alternati nel suo mandato. E quindi non è che io abbia ricette già preconfezionate, arriva il nuovo custode alla soluzione a tutti i problemi. Questo è proprio irreale, non è che uno arriva. Quindi le iniziative si porteranno avanti e le portano avanti i 280 frati che quotidianamente sono impegnati a fare compagnia alla gente che vive in quei luoghi, dalla Siria al Libano, da Israele, dalla Palestina, dalla Giordania, da Cipro, da Rodi, con i migranti, in tutte le parti del mondo. Quindi è tantissimo quello che la custodia fa e che continuerà a fare, noi ci impegneremo perché si continui in questa direzione. Però credo anche una cosa, non è una strategia, non è una ricetta, non è che ho già iniziative e progetti, sarebbe veramente presuntuoso, ma ho una convinzione. Quando 2000 anni fa il Signore Gesù si è incarnato, Dio ha mandato il suo Figlio per noi, per lei, per me, per tutti, e si è incarnato, non è venuto a risolvere i problemi. Dopo la sua ascensione al cielo, i problemi della gente sono rimasti, i problemi politici, conflittuali sono rimasti, però è venuto ed è venuto per fare compagnia all'uomo e da quel momento non l'ha più abbandonato. È stato la presenza di una compagnia all'uomo in qualsiasi difficoltà, in qualsiasi situazione. Ecco, io non ho ricette e credo che poi continueremo a fare quello che la custodia da 800 anni fa, con grande umiltà ma anche con grande determinazione per il bene della gente, per il bene dell'uomo, per la dignità degli uomini, ma lo faremo facendo compagnia, stando accanto a chi vive, a chi spera e a chi soffre in quella terra. La diversità culturale, il fatto che ci siano frati provenienti da 60 paesi diversi di tutto il mondo è una grande sfida. È una grande sfida, ma è anche un'avventura affascinante, perché costringe ad andare all'essenziale della nostra vita, della nostra vocazione e del nostro carisma. E mi spiego meglio. Io vivo in una comunità appunto internazionale interculturale. In questi ultimi 3 anni nella mia comunità sono stato l'unico italiano, insieme a frati provenienti dalla Colombia, dall'Iraq, dalla Siria, dalla Polonia, dal Perù, dal Vietnam, da Timor Est, dagli Stati Uniti, dalla Cina, davvero. E tante volte mi sono fermato a guardare il volto di questi fratelli, mi sono fermato a guardare quando siamo in refettorio a pranzo insieme, mi sono fermato quando siamo in chiesa a pregare insieme, quando celebriamo insieme, quando facciamo ricreazione insieme, quando condividiamo i sogni e le speranze insieme, quando facciamo capitoli insieme, e mi sono detto: ma che cos'è che accomuna me e quest'altro fratello? Che cos'è che abbiamo in comune?
E mi sono accorto che lì sei costretto ad andare all'essenziale, non a quelle che possono essere le tradizioni che sono frutto di una storia e che sono preziose e che possono essere culturalmente diverse per diverse ragioni. Ma ciò che abbiamo davvero in comune è che all'origine c'è lo stesso Signore che ha chiamato Lui e che ha chiamato me. All'origine c'è lo stesso Gesù che è passato nella nostra vita e ci ha detto seguimi. E inoltre ciò che abbiamo in comune è che abbiamo professato la stessa regola di San Francesco. Queste due sono le cose essenziali che fanno una comunione tra me e qualsiasi fratello. È per questo che rimane una grande sfida, perché poi siamo esseri umani, fragili, quindi sempre potenzialmente peccatori, a partire dal sottoscritto, e quindi sempre bisognosi di misericordia. Senza di questa noi non potremmo vivere, però è una sfida che diventa anche una testimonianza, che diventa anche un annuncio, che diventa evangelizzazione. L'umanità è chiamata a questa comunione, a questa fraternità, e più riusciremo a viverla per grazia di Dio tra di noi, e più saremo un segno bello per gli uomini e le donne. Le persone, i pellegrini, quando si imbattono nei frati della Custodia di Terrasanta, notano subito questa internazionalità, questa provenienza. E ciò che colpisce l'uomo di ogni tempo, di ogni storia, di ogni geografia, di ogni cultura, ciò che colpisce, ciò che affascina è il vedere la bellezza di uomini che si vogliono bene. Del resto ce l'ha detto anche Gesù, no? Da come vi amerete tra di voi riconosceranno che siete miei discepoli. E questo è ciò che affascina, che attira. E così come ci ha ricordato Benedetto XVI, più volte ripreso da Papa Francesco, il cristianesimo si diffonde, si propaga non per proselitismo, ma per attrazione. Ecco, una vita così diventa attrattiva e diventa anche generativa e diventa anche fonte di speranza. Partendo dalla mia esperienza, a me personalmente mettermi a servizio della custodia, che vuol dire mettersi a servizio di quelle pietre vive, di quei luoghi santi e benedetti, è innanzitutto stato un aiuto alla mia vita. E quindi è una grande occasione. E chiunque dovesse sentire questa chiamata o questo desiderio, non esiti a manifestarlo ai propri superiori, non esiti a manifestarlo anche ai propri parroci, non esiti a dire sento, intuisco questa chiamata, perché nel discernimento poi evidentemente dei superiori potrebbe anche esserci questa chiamata di Dio che passa e ti dice vieni, ho bisogno di te lì dove io mi sono incarnato.